Ciao a tutti, rieccoci qua nella nostra playlist sui polinomi. Nel video precedente abbiamo visto come si fa il prodotto tra un monomio e un polinomio. Oggi andiamo a vedere come si fa il prodotto tra polinomi. In questo specifico caso abbiamo un binomio per un altro binomio. La regola è molto semplice, io vi consiglio di fare le frecce come faccio io. Qua ci sono 4 frecce, questo vuol dire che dobbiamo fare 4 prodotti. Partiamo dal primo. Moltiplico questo monomio per il primo e quindi viene 2a. Poi moltiplico sempre il primo monomio per il secondo, quindi 2 per 3, 6. Ora che abbiamo finito le frecce in nero, partiamo con le frecce in rosso. Quindi il primo monomio non lo guardo più, passo al secondo monomio. Devo moltiplicare meno a per a. Quindi segni, meno per più, meno a alla seconda. Poi il secondo monomio per il secondo, meno 3a. Noto che ho due monomi simili, quindi riscrivo il risultato, parto dalle potenze più grandi fino ad arrivare a quelle più piccole, quindi meno a alla seconda, più 2 meno 3 fa meno a e più 6 lo ricopio. Come sempre passiamo ora a un esercizio un pochino più difficile. Non vi spaventate, questa volta ho 3 prodotti da fare, quindi decido di partire a mio piacimento. Per esempio io decido di ricopiare questo e prima di tutto fare il prodotto tra questi due. Tengo la parentesi aperta e moltiplico questi due polinomi. Il primo per il primo, x alla seconda. Il primo per il secondo, 3x. Ora che abbiamo fatto le frecce in nero andiamo con le frecce rosse, quindi meno 2 per x, meno 2x e meno 2 per 3, meno 6. Bene, prima di procedere con la seconda moltiplicazione, siccome noto che ci sono due monomi simili, vado a sommarli. Tutte le volte che notate che potete sommare qualcosa, fate quel calcolo perché vi si semplificano tantissimo i conti. Quindi questo lo ricopio, 3 meno 2, 1, quindi scrivo solo x, meno 6. A questo punto dobbiamo andare a moltiplicare questo binomio per questo trinomio, quindi ripartiamo con le frecce. Avrò in totale 6 monomi perché ho 6 frecce da calcolare, quindi il primo per il primo, x alla terza, il primo per il secondo, x per x, x alla seconda, il primo per l'ultimo, meno 6x. Passiamo alle frecce rosse, 1 per x, x alla seconda. Beh, qui è facilissimo perché ho 1 per qualche cosa, quindi vuol dire che devo andare a ricopiare semplicemente quello che vedo, quindi x e meno 6. Bene, come sempre ci sono dei monomi simili, quindi andiamo a fare la somma algebrica. X alla terza lo ricopio, 1 più 1 2x alla seconda, meno 6 più 1 fa meno 5, la parte letterale la ricopio, meno 6 e quindi ho ottenuto questo quadrinomio qua, ovvero questo polinomio che è di terzo grado. Possiamo aumentare il livello di difficoltà quanto vogliamo, magari invece di avere 3 prodotti potrei averne 4, 5, ma comunque la regola è sempre questa, quindi basta fare i passaggi con calma piano piano e gli esercizi verranno tutti. Ecco qua, da brava coach di matematica ti ho preparato gli esercizi per allenarti e mettere da subito in pratica quello che hai visto in questi video. Mi raccomando, allenati con costanza e continuità, vedrai che questo farà la differenza e ti permetterà di raggiungere risultati sorprendenti in matematica. E anche per oggi il video termina qua. Se ancora non l'hai fatto, iscriviti e segui il mio canale. Faremo un percorso insieme, sarò la tua coach in matematica e ti permetterò di raggiungere risultati sorprendenti. Questo perché la matematica in realtà è semplice e se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.